Ok, funziona. Troviamo verde, giallo, rosso, giallo, verde. Oggi andiamo a realizzare un semaforo senza Arduino, quindi solo con componenti digitali. Utilizzeremo un NE555, dei flip-flop, delle porte logiche, quindi andremo a vedere come strutturare, formulare tutto il circuito per far accendere in sequenza il rosso, giallo e verde. Metteremo anche un condensatore e una resistenza sul flip-flop per resettare il circuito ogni volta che spegniamo e riaccendiamo. Ok, per prima cosa andiamo a creare il nostro clock. Andiamo sul sito di DigiKey, c'è il calcolatrice timer 555, zoom un po' di più ci si vede meglio, e qua troviamo monostabile a stabile con nostro 555. A noi serve modalità a stabile per creare un'onda quadra. Abbiamo bisogno, abbiamo detto, di 1 Hz. Qua in fondo dovremo ricavare la nostra frequenza. Io già ho calcolato i valori che ci servono, quindi R1 userò un 10K, R2 un 68K e il condensatore metterò un 10 microfarad. E difatti la frequenza troviamo 0,9863 Hz, quasi 1 Hz. Tempo alto è di 540 millisecondi, tempo basso di 471. Non è al 50, per beauty cycle al 50%, ma per quello che dobbiamo fare noi va benissimo. Quindi riportiamo questo sullo schema e troviamo la nostra frequenza a 1 Hz. Questo è tutto lo schema. Ho riportato lo schema sul sito di DigiKey NE555 in modalità a stabile. Ho aggiunto solamente un condensatore in più sul pin 5, ma possiamo farne anche a meno, e troviamo resistenza da 10K, da 68K e il condensatore da 10 microfarad. Sul pin 3 troviamo la frequenza, quindi il nostro clock a 1 Hz. Ho realizzato il circuito delle 555 come da schema. Andiamo a vedere meglio. Aspettate, zoom, così si vede meglio. Ho portato il pin 1, comincio a contare da qua dove c'è il puntino, 1 2 3 4 5 6 7 8, il pin 1 del 555 al negativo, il pin 8 al positivo, il pin 4 al positivo, ho collegato una resistenza da 10K al positivo e il pin 7, dal 7 un'altra resistenza 68K sul pin 6, il pin 6 è collegato al pin 2 e qui ho messo il condensatore da 10 microfarad al GND. Diamo alimentazione, dovremmo trovare un clock, una frequenza di 1 Hz. Ho messo un LED sul pin 3 tramite una resistenza da 220 ohm, il catodo sul GND, e vediamo che lampeggia, fa il tempo che rimane off, il tempo che rimane on, vediamo che è intorno a 1 Hz. 1, 2, 3, quindi perfetto per il nostro circuito. Torniamo allo schema, quindi siamo arrivati sul pin 3 del NE555 dove troviamo un clock a 1 Hz. Qui portiamo il nostro segnale sul pin 3 del 4013 e sul pin 11
sempre del 4013, quindi troveremo lo stesso clock sia sul pin 3 che sul pin 11. Concentriamoci sul primo flip flop U2A. L'idea è farlo funzionare come un toggle, cioè che si inverta a ogni impulso. Per fare questo collego il 5, il D, al NOT, al Q negato, quindi quando qua è positivo, qua è negativo. In questo modo a ogni fronte di clock Q copia D, ma D è l'opposto di Q, quindi Q0 si ribalta ogni volta e infatti sul pin 1 Q0 ottengo un'onda quadra che è più lenta e quindi la frequenza è divisa per 2, quindi non troveremo più 1 Hz ma troveremo 0,5 Hz. Quindi andiamo a montare sul breadboard il nostro 4013 e con questi pin collegheremo questi pin e l'alimentazione andrà sul 4013 sul pin 14 il positivo e sul pin 7 il negativo. Ok, montiamolo sulla breadboard. Ho montato anche il primo flip flop del 4013, andiamo a vedere più da vicino. Come da schema ho collegato per adesso il 4 e il 6, pin 4 e 6 al negativo, e poi metteremo la resistenza e il condensatore per fare il reset. Per adesso portiamo al negativo, poi ho collegato il pin 2 al pin 5 e il pin 3 al pin 3 dell'NE 555. Andiamo a collegare la resistenza quindi sul pin 1. Vogliamo vedere se troviamo il clock dimezzato. Ho messo il LED e vediamo che effettivamente il lampeggio è dimezzato. Ok, sull'NE 555 troviamo un Hz, questo diciamo che è intorno a 0,5 Hz. 1 1 1 non è proprio perfetto. Aggiungiamo un condensatore sul positivo e il negativo per rendere l'alimentazione più stabile. Vediamo un po' se migliora. Effettivamente è migliorato, non abbiamo false frequenze, nel senso che corrisponde esattamente a 0,5 Hz, la metà del clock sul NE555. Vediamo, funziona perfettamente. Sul secondo flip flop vogliamo ottenere la conta binaria completa, quindi porto il segnale anche sul XOR del 4070. Vi volevo far vedere che qua ho collegato tutte le porte che non ho utilizzato a GND. Per adesso, per avere un segnale più stabile, ma sullo schema, sulla breadboard, se funziona cercherò di evitare. Ok, torniamo qui. Quindi mando Q1 al pin 1 su un ingresso, quindi dello XOR, e mando anche Q0, quindi il pin 1 sull'altro ingresso dello XOR, e l'uscita dello XOR lo porto sul 9, quindi sul D del secondo flip flop del 4013.
quindi ho che D1 sarà uguale a Q1 XOR Q0. Con questa regola i due bit fanno la sequenza 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0. Troviamo l'uscita verso i LED, quindi utilizziamo i bit per mandare i segnali ai LED. Rosso, giallo, verde, ho messo una resistenza da 1K, il rosso viene collegato al pin 13, il giallo al pin 1, sempre del 40 13, e infine il verde, che lo voglio sempre nello stato 00, quindi uso una AND prenderò un 4081. Infatti troviamo uscita negata qui, uscita negata qui, lo porto sotto e due le AND, quindi quando il segnale è uguale troveremo che il LED verde si accende. Ok, per adesso andiamo a realizzare il secondo flip flop e monto sulla breadboard anche il 4070 e 4081. Ho messo anche il 4070 e 4081, zoom così si vede meglio, 4070 4081, non so se si legge, ma qui troviamo una porta AND, porta normale. Andiamo a collegare l'alimentazione, quindi sempre il 14 al positivo, uso dei jumper, anche qui 14 al positivo, il 7 al negativo, qui anche qui al GND. Completiamo il secondo flip flop, quindi portiamo anche il pin 10, per adesso lo portiamo al GND 8 9 10, poi metteremo resistenza e condensatore per fare il reset. Ok, al GND, poi portiamo il pin 13 al pin 1 10 1 12 13 al pin 1 del 4070 e il pin 1 del 4070, il pin 2 del 4070 lo portiamo al pin 1. Togliamo la resistenza e il LED, che serviva solo per farvi vedere la frequenza. Portiamo anche l'8, il pin 8 a GND, quindi questo qui al GND, il pin 3 del 4070 3 andiamo a portare sul pin 9 del 4013, uscita dello XOR. Ok, andiamo a collegare anche il 4081, quindi il pin 12 andiamo a portare sul pin 1 8 12, vediamo se ci arriva, sul pin 1, ok, ci arriva, e il pin 2 andiamo a portare sul pin 2,5 collegato insieme. 5 dovrebbe essere questo qua, 5. Ho messo i 3 LED con le 3 resistenze da 1K, l'anodo sulla resistenza, il canodo sul negativo,
e andiamo a collegare le 3 resistenze, quindi i 3 LED. Allora il rosso va collegato al pin 1 del 4070, quindi qua prendiamo il pin 1, lo andiamo a collegare al rosso. Il giallo va collegato al pin 2 del 4070, 2, colleghiamo il giallo e infine il verde all'uscita AND, quindi pin 3 del 4081. Ce l'ho fatta, questo è tutto il circuito. Adesso proviamo a dare alimentazione e vediamo se troviamo la logica semaforica. Diamo alimentazione 9 volt e vediamo se funziona. Figurati se non funzionava, infatti non funziona. Ai ai ai. Qua vediamo che la breadboard è divisa quindi non ho portato il positivo e il negativo anche quest'altra parte, quindi andiamo ad aggiungere, mi è rotto il jumper, non riesco a metterlo, e questo è il negativo, andiamo da questa parte, già si comincia a accendere, portiamo anche il positivo, dovremmo trovare un semaforo, non lo troviamo, il rosso, il giallo, ahia, mi sono dimenticato di collegare il pin del secondo flip flop, quindi dal pin 3 doveva andare al pin quindi al pin 3 del primo flip flop e al pin 11 infatti non lo troviamo. 8 9 10 11, eccolo qua. Ok, funziona. Proviamo verde, giallo, rosso, giallo, verde, giallo, rosso, giallo, verde. Funziona così veloce perché abbiamo impostato un Hertz sul nostro NE555. Mettendo con minor frequenza, quindi con più tempo, possiamo decidere noi il tempo di far rimanere acceso il LED. Adesso se io spengo, è spento col verde, se riaccendo parte col giallo, spengo, riparte, vediamo che non riparte sempre allo stesso modo, quindi qua andiamo ad aggiungere C4 ed R6 e togliamo il pin 10 e il pin 4 all'GND del 4013 per fare il reset. Proviamo, quindi andiamo a togliere il pin 4 e il 10, 4 e il 10, 1 2 3 4, un po' incasinato, 2 3 4, questo che va al GND, quindi questo qui togliamo, e il pin 10 7 8 e 10 che va al GND, li colleghiamo insieme, 10 e 4 7 8 9 10 al pin 4 1 2 4, mettiamo
un condensatore da 1 microfarad positivo, come da schema, positivo, mettiamolo qui senza casinare. Da qui va lato negativo, va sul pin 10 e 4, qui 10, e mettiamo una resistenza da, non è questa, è questa, da 100k fa 10 e 4 al GND. Scusate, ma è diventato veramente incasinato. Andiamo a negativo, speriamo di averlo messo bene. Quindi a ogni accensione dovremmo avere il verde che parte perché si auto resetta. Proviamo, accendiamo, parte il verde, rosso, giallo, rosso, giallo, verde. Spengo, riaccendo, spengo, riaccendo. Sì, riparte come vedete sempre dal verde. Proviamo un'altra volta, spengo, riaccendo, riparte sempre dal verde. Questo è tutto il circuito, è un po' incasinato ma sta funzionando perfettamente. Troviamo il verde, il giallo, il rosso, giallo, verde. Siamo giunti alla fine del video. Siamo riusciti a creare un semaforo solo con circuiti digitali, con l'NE555, con flip-flop, con porte XOR, porte AND, quindi con le porte logiche, e senza l'ausilio di nessun microcontrollore, quindi senza Arduino e altri microcontrollori simili. Ok, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate e ci vediamo alla prossima.